Southworking vuole creare le possibilità di lavorare da remoto e di lavorare insieme. L'incontro quindi fra i lavoratori da remoto e le comunità locali è sicuramente un aspetto fondamentale che genera sostenibilità. Perché vogliamo un Sud possibile e perché lavorare da dove desideri fa bene a te e ai territori. Southworking è un'idea che nasce sostanzialmente a marzo 2020, proprio durante le prime restrizioni che sono state poste in Italia per il Covid. E sentivo ovviamente la mia famiglia distante, i miei amici di infanzia, comunque di adolescenza distanti. Ci sentivamo tramite videochiamata per sapere come stavano, come stava andando la situazione in quel territorio a causa appunto della situazione epidemiologica. È stato anche complesso potersi concentrare su qualcosa di diverso, che non fosse evidentemente l'andamento del virus. Però devo dire che ci siamo riusciti anche a concedere dei momenti più di rilassatezza, di spensieratezza, nell'immaginare, nel cercare di costruire un Sud possibile, come noi lo definiamo, un Sud diverso magari da quello a cui siamo abituati normalmente e che è fatto sicuramente da collaborazione, è fatto da lavoro. Sostenibilità è proprio l'idea per cui su un territorio si sviluppino dei progetti di lungo termine e che accompagnino la comunità in una crescita condivisa. Questo significa utilizzare, per esempio, sul fronte della sostenibilità ambientale, spazi sottoutilizzati e dismessi, oppure cercare di mitigare gli effetti negativi derivanti dallo spostamento di persone con un salario elevato in determinati territori, affinché ovviamente l'arrivo di queste persone non aumenti anche il prezzo, per esempio, delle abitazioni su un determinato territorio, ma ovviamente anche da un punto di vista di sostenibilità culturale. Questo è un aspetto fondamentale, cioè l'incontro fra le due comunità non deve portare a un annichilimento della cultura locale, ma invece a una valorizzazione e a un empowerment della comunità locale affinché ci sia sostenibilità appunto per le generazioni future. Il nostro team fondamentalmente si organizza grazie a Fondazione Con il Sud, che ci ha sostenuto e ci sostiene. L'associazione ha anche la possibilità di essere supportata da un team estremamente variegato. In particolare sono 82 i volontari che supportano l'associazione Southworking. In una delle province più marginali del nostro paese c'è un luogo fatto di innovazione. Questo ovviamente è un presidio Southworking e si chiama Make Hub Licata, gestita da Angelo Sanfilippo, che è uno dei nostri referenti sul territorio appunto licatese. E lì abbiamo deciso di coltivare un progetto molto interessante dedicato alla comunità dei diportisti. Il loro territorio di origine è veramente molto lontano, il Brasile o la Germania, l'Olanda, gli Stati Uniti. Arrivano sul territorio licatese, però sono spaesati, non hanno dei punti di riferimento. Allora siamo riusciti a creare una connessione con lo spazio di coworking già esistente, Make Hub, ma abbiamo anche stimolato e aggiunto a questo progetto una componente fondamentale, che è la consulta giovanile. La consulta giovanile ha una portata, credo, incredibile, è quella di portare un'aria assolutamente fresca
un punto di vista assolutamente nuovo, diverso, al quale spesso le persone più grandi non hanno direttamente accesso. E quindi anche i giovani della consulta giovanile contribuiscono non soltanto ad abitare questo luogo che è il Make Hub, ma anche evidentemente a conoscere queste persone che vengono da lontano, a conoscere le loro attività, le attività che svolgono e anche a loro volta a ricevere dei consigli su quelle che possono essere le opportunità che nel mondo si stanno sviluppando. Un altro progetto particolarmente significativo e veramente da esempio per tante altre località in giro per l'Italia è il progetto appunto di Southworking Castelbuono, che abbiamo avviato in collaborazione con un gruppo informale di lavoratori e lavoratrici tornato sul territorio di Castelbuono, l'amministrazione locale, le associazioni del territorio, le istituzioni culturali del territorio. Questo è un progetto che ha permesso innanzitutto l'apertura di 3 spazi, 2 dei quali all'interno del Museo Civico di Castelbuono, che è un castello meraviglioso del 1300, e anche all'interno di una chiesa sconsacrata e nonché museo naturalistico, che presenta anche un caffè letterario, che è appunto l'ex chiostro di San Francesco, anch'esso del 1300. Adesso sul territorio di Castelbuono sono tornate circa 150 persone, il 95% di queste persone è proprio originaria di Castelbuono, il 5% invece è originaria di altri territori, tra cui l'Estero e il centro-nord. Spesso e volentieri l'inaccessibilità dei luoghi e anche l'inaccessibilità culturale, di visione, di non sapere cosa sta accadendo fuori dalla porta di casa mia, che è la porta della mia città. E quindi Southworking è un'opportunità incredibile per coloro che anche vivono all'estero. Questo è dovuto al fatto che coloro che decidono di tornare in Italia e di anche ripopolare i territori spesso soggetti a spopolamento hanno la possibilità di inserirsi, grazie a Southworking, in un tessuto sociale e culturale estremamente vibrante, attivo e anche in un paesaggio, in territori incredibilmente belli come quelli che costituiscono il nostro paese.